Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo maglioncino coloratissimo e caldissimo, però molto facile da fare. È un top down, però realizzato in punto granny, perché avendo questo filato sfumato, secondo me col granny ha la sua resa massima. Ho voluto fare una linea semplice, quindi è un modellino dritto che arriva al primo fianco e ho rifinito con un giro di punti bassi. Per quel che riguarda la manica ho proseguito dritto senza fare diminuzioni, dopo sono arrivata alla fine e ho diminuito tutto un colpo per avere questo effetto palloncino molto carino e raffinato secondo me. Per quel che riguarda il top down non ho fatto catenelle, per l'inizio del top down non ho fatto catenelle, ma ho usato la tecnica degli occhielli che semplifica molto la lavorazione. È un capo veramente molto carino e anche tanto facile da realizzare. Andiamo all'occorrente. Per questo progetto ho usato il filato Like Mohair della ditta 3 Sfere. È disponibile in gomitoli da 50 grammi, equivalenti a 100 metri di prodotto. Io l'ho preso in una merceria. La 3 Sfere ha lo shop online, quindi potete acquistarlo anche lì. Ho utilizzato un uncinetto numero 8, dopodiché avremo bisogno di qualche marcapunti, un ago da lana, delle forbici e un metro da sarta. Andiamo direttamente al tutorial. Iniziamo il nostro lavoro con gli occhielli, quindi faccio il nodino iniziale, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella utile con un punto alto, salgo di nuovo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nelle... adesso questo filato è peloso, si fa fatica, ma vado a prendere le 2 costine del punto alto e faccio un punto alto, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a prendere queste 2 costine e faccio un punto alto, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a prendere le costine e di nuovo un punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, prendo le 2 costine del punto alto sottostante e faccio un punto alto. Vado avanti così fino a 22 occhielli, che 22 occhielli nel mio caso corrispondono a 65 centimetri. Una volta fatti i 22 occhielli, metto bene la catena di occhielli al dritto e vado a chiudermi con un punto bassissimo dove ho iniziato. E vado a chiudermi con un punto bassissimo dove ho iniziato. Mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle, tra le 3 catenelle e il punto alto, con un punto bassissimo, dopodiché lavoreremo in questo modo. Come primo giro non faremo aumenti, ma faremo la predisposizione all'aumento. Quindi salgo con 2 catenelle che andranno a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo 2 punti alti nello stesso occhiello di base, una catenella di separazione e questa sarà la predisposizione all'aumento. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo con un punto alto, 2 punti alti
3 punti alti e vado a marcare l'archetto formato da una catenella, se no poi dopo faccio fatica a trovarlo. Dopodiché lavorerò altri 3 occhielli prima di predisporre il prossimo aumento. La suddivisione per il filato che sto usando io, il mio uncinetto, la misura che voglio ottenere è di 4, 7, 4, 7. Quindi qui ho, dopo l'aumento, ho il mio modulo di 3 punti alti, vado nell'occhiello successivo e ne faccio un altro. Vado in quello dopo, ne faccio un altro ancora. E in quello successivo entro nel quarto e ultimo occhiello con i 3 punti alti per quel che riguarda la sezione delle maniche. Aggiungo una catenella di separazione, qui nel prossimo giro andremo a fare il nostro aumento. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo, faccio i 3 punti alti. Prima di spostarmi vado a marcare l'archetto formato dalla catenella e qui dovrò fare 7 gruppi di punti alti in 7 occhielli. Uno l'ho già fatto, entro in quello successivo e lavoro i 3 punti alti. In quello dopo ancora 3 punti alti. E vado avanti con altri 3 punti alti nell'archetto che viene subito dopo. E sono 1, 2, 3, 4, ne devo fare ancora 3. Ho fatto i miei 7 gruppi di 3 punti alti per occhiello. Aggiungo una catenella di separazione, dove qui il prossimo giro andremo a fare l'aumento. Mi sposto nell'occhiello successivo, faccio il mio gruppo di 3, prendo il marcapunti e vado a marcare la catenella. Ora abbiamo fatto una prima sezione completa che è la manica, una seconda sezione che sarà il davanti o il dietro, la terza sezione sarà un'altra manica, quindi andremo a lavorare 4 occhielli. Uno l'abbiamo già fatto, 2, mi sposto nell'occhiello successivo, sono 3, e vado in quello dopo ancora ed è il quarto. Qui vado a fare la mia catenella, mi sposto nell'archetto dopo e faccio il primo modulo. Vado a marcare la catenella e andiamo a concludere l'ultimo segmento replicando i 7 moduli che abbiamo qui. Quindi uno l'abbiamo fatto adesso, 2, 3, 4, 5, 6 e il settimo è il primo gruppo che abbiamo fatto quando abbiamo chiuso in cerchio i nostri occhielli. Quindi vado a concludere.
lavorando i restanti 5 occhielli. Lavorato l'ultimo gruppetto, andiamo a mettere bene in piano in modo che non si giri e andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché mi sposto con i punti bassissimi e vado nell'archetto marcato. Tolgo il marcapunti che ormai non mi serve più, aggiungo 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, dopodiché entro nello stesso archetto con altri 2 punti alti e diventano 3, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e faccio altri 3 punti alti e questo sarà il nostro primo aumento. Il marcapunti, vedete voi, se volete essere sicuri e rimetterlo per non sbagliare, a parte che si vede, io non lo metterò perché lo vedo, vedete voi se è il caso di rimetterlo o no. Dopodiché vado a lavorare a punto grenni semplicemente fino al prossimo marcapunti, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio creato tra i 2 gruppi di punti alti e faccio 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto questi 3 punti alti, entro nello spazio formato dai gruppi di 3 punti alti con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio filo sull'uncinetto e vado dove ho il marcapunti e lavoro l'aumento. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più, un punto alto l'abbiamo già fatto, 2, 3, una catenella di separazione, rientro nello stesso archetto e faccio i 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto, salto questi 3 punti e vado a lavorare nello spazio creato tra i gruppi di 3 punti alti con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto questi 3 punti, entro in mezzo ai gruppi. In questo modo andiamo a fare l'alternanza pieno e vuoto. Dove c'è il pieno saltiamo e dove c'è il vuoto entriamo e facciamo 3 punti. Ho lavorato l'ultimo gruppo, ora devo entrare dove c'è il marcapunti per fare l'aumento, quindi entro, un punto alto l'abbiamo già fatto, 2, 3, catenella di separazione, rientro nello stesso archetto di base e faccio altri 3 punti e andiamo a finire il nostro giro in questa maniera. Quindi lavoriamo i 3 punti alti dove abbiamo gli spazi, dove abbiamo il marcapunti con la catenella di separazione lavoriamo l'aumento, dopodiché continuiamo a lavorare nell'altro segmento e ci vediamo alla chiusura del giro. Finito il giro vado a chiudere il punto bassissimo con un punto bassissimo, dopodiché cammino fino all'archetto formato da una catenella dentro l'aumento e riparto con l'aumento, cioè
2 catenelle, 2 punti alti per un totale di 3, catenella, filo sull'uncinetto, rientro e faccio altre 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio creato tra i gruppi di 3 punti alti, filo sull'uncinetto, mi sposto e lavoro 3 punti alti, filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio, 3 punti alti, filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio, 3 punti alti, filo sull'uncinetto, qui ho l'aumento, entro e faccio l'aumento, 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti, dopodiché riprendo con il punto granny. E andiamo avanti in questa maniera, lavorando l'aumento dove c'è l'aumento, i 3 punti alti ogni spazio utile, arrivando fino all'aumento faremo un aumento e arriviamo fino alla misura che ci interessa, prendendo in considerazione lo scalfo manica. Ho lavorato per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri. Ora vado a ripiegare lo sprone e andiamo a vedere che misure ho ottenuto. Ho ripiegato rane tenendo il dritto all'esterno, praticamente all'interno avremo i 2 rovesci. Come scalfo manica ho ottenuto 19 cm, mentre i pannelli del davanti e del dietro sono di 48 cm ed è la misura che volevo ottenere, una taglia SM. Quindi arrivati a questo punto andrò a chiudere il mio sprone. Sono in questa posizione, quindi cammino di nuovo coi punti bassissimi fino alla catenella dove ho fatto l'aumento, salgo con 2 catenelle, sarà il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio un punto alto chiuso a metà. Vado a prendere l'altra parte dello scalfo manica, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dell'aumento, faccio un punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, li vado a chiudere tutti e 2 insieme, rientro nell'archetto e faccio un punto alto. Abbiamo chiuso lo sprone e abbiamo fatto un punto granny. Dopodiché mi sposto e vado a lavorare a punto granny fino all'altro angolo, dove dovremo fare la prossima chiusura.
Ho lavorato l'ultimo spazio utile, qui sono dall'altra parte, vicino al nostro aumento, filo sull'uncinetto, entro con un punto alto, di nuovo filo sull'uncinetto, faccio un punto alto chiuso a metà, vado a prendere l'altra estremità, filo sull'uncinetto, entro, faccio l'altro punto alto chiuso a metà, vado a chiudere tutti e due i punti insieme, rientro nell'archetto con un ultimo punto alto, dopodiché vado avanti a lavorare a punto grandi fino alla fine del giro. Ci vediamo alla chiusura del giro. Ho lavorato l'ultimo spazio utile, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo e ho terminato il mio giro. Cammino con i punti bassissimi fino allo spazio utile, salgo con 2 catenelle e riparto col punto granny. Vado a lavorare così in tondo fino alla lunghezza che ho deciso e continuo a lavorare in tondo. Praticamente partiamo con i 3 punti alti, ci spostiamo in ogni spazio utile con 3 punti alti, ogni volta che finiamo un giro andiamo a chiuderci con un punto bassissimo, camminiamo con i punti bassissimi fino a entrare nel primo spazio utile e andiamo avanti a lavorare in questa maniera. Ho finito di lavorare anche il corpo della maglia, dico che ho lavorato da quando ho chiuso lo scalfo manica fino ad arrivare al fondo, ho lavorato 20 giri e che la maglia misura da qui, cioè dalla metà della spalla al fondo, misura 57 cm. Ora andrò a rifinire con un giro di punto basso, dopodiché andremo a fare le maniche. Vado a chiudere l'ultimo giro con un punto bassissimo, dopodiché salgo con una catenella e vado a lavorare a punto basso, punto su punto, i punti così come si trovano, quindi entro in ogni punto alto utile e rifinisco con il giro di punto basso. Ci vediamo quando ho finito il giro, poi passeremo alla spiegazione delle maniche. Ho ripassato tutto il mio fondo con il punto bassissimo, adesso passiamo alle maniche. Una l'ho già fatta, praticamente ho ripreso il punto nello scalfo manica, alla fine ho fatto una serie di diminuzioni, ho fatto 3 giri a punto basso, un giro ho lavorato punto su punto, un giro ho fatto tutte diminuzioni e l'ultimo giro ho lavorato punto su punto e sono riuscita ad ottenere questa manica a palloncino che mi piace tanto. Prendo il filo, nodino iniziale, entro in uno spazio qualsiasi, punto basso, catenella e vado a fare gli altri 2 punti che diventano 3. Mi sposto, qui ho il sottomanica, qui abbiamo fatto la chiusura con un punto e mezzo di qua, un punto e mezzo di là, con il punto centrale che ha i 2 punti chiusi insieme. Ora qui possiamo decidere in base alla manica che vogliamo ottenere, o entriamo in questo archetto e facciamo i 3 punti, poi ci spostiamo in quest'altro e facciamo i 3 punti, così avremo una manica un pochino più larga, oppure se la dobbiamo stringere un pochino, cosa che io farò, facciamo in questa maniera: entro nell'archetto successivo, faccio il punto e poi ne faccio un mezzo, mi sposto di là, quindi salto questi 3 punti qui, mi sposto dall'altra parte, faccio il mezzo, chiudo tutti e 3 gli anellini insieme e ne faccio un altro, perché mi sono accorta che la manica
per me è troppo larga. In questo modo lo stretta un pochino e non si vede, mentre voi se avete bisogno di tutta la larghezza non farete altro che lavorare un punto granny di qua e un punto granny di là, semplicemente. Quindi mi sposto e vado a lavorare i miei 3 punti alti. Mi sposto, vado a lavorare i miei 3 punti alti. Sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudermi con un punto bassissimo, mi sposto così come ho fatto per il resto della maglia, mi sposto nello spazio successivo e di nuovo salgo con le mie 2 catenelle e faccio gli altri 2 punti alti. Via via andiamo a finire qui dove ho lavorato il punto alto chiuso insieme e l'altro punto alto. Non faccio altro che entrare nello spazio successivo a questi punti e lavorare un punto granny. E niente, andiamo avanti a lavorare in questa maniera fino alla lunghezza della manica di cui abbiamo bisogno. Consiglio sempre di provarla ogni tanto oppure di tenere vicino un maglioncino che vi va bene, che vi piace, come vi sta, per misurarla di frequente. Ci vediamo alla fine della manica. Ho finito la manica, ho lavorato in tutto per 23 giri, ora vado a rifinire con di punti bassi, quindi salgo con una catenella, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, praticamente lavoro punto su punto per un solo giro tutti i punti alti che ho a disposizione. Ho lavorato l'ultimo punto, ora non vado a chiudere il giro, vado semplicemente sulla catenella d'inizio che sostituisce il primo punto del giro, entro, pesco il filo, entro nel punto successivo, pesco il filo e li chiudo tutti e 3 insieme. Dopodiché vado a marcare con un marcapunti, così almeno so dove ho iniziato. Entro nel punto successivo, prendo il filo, entro ancora in quello dopo, prendo il filo e chiudo. In questo modo faremo le diminuzioni e lavoreremo tutto questo giro di diminuzioni, tutto in questa maniera. Entro in un punto, prendo il filo, rientro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo. Sono arrivata alla fine, andrò a fare la mia ultima diminuzione, quindi entro nel punto, prendo il filo, entro nel punto dove ho il marcapunti, prendo il filo, faccio la diminuzione, così ho lavorato l'ultimo punto, vado a marcare, quindi tolgo il marcapunti, se ci riesco, ecco, da sotto e lo metto sopra. Adesso andrò a lavorare punto su punto i punti che ho a disposizione, quindi lavoro tutti i punti bassi normali. Arrivata alla fine, entro dove ho il marcapunti, chiudo con un punto bassissimo, faccio un nodino di sicurezza, taglio il filo e la nostra maglia è finita.
Ora non mi rimane altro che nascondere tutte le codine e andare a vedere la maglia sul manichino. Ed ecco il maglioncino finito, veramente carinissimo, un progettino caldo caldo sia per la lavorazione che per il tipo di filato e per il colore. Queste sfumature che variano dal color mango al color mattone sono veramente belle e molto calde. Proprio quello che ci vuole per la stagione invernale che arriverà presto. E con questo il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutte le novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.